Benvenuti su techbin.com. Oggi analizziamo questa sorgente Kenwood KMM BT502 DAB. Come vedremo nella recensione è una sorgente completa con diverse funzionalità, in particolare sintonizzatore DAB integrato e Bluetooth integrato, quindi la possibilità di collegare il microfono e effettuare chiamate in viva voce. Partiamo come al solito con l'analisi delle connessioni, della connettività. Ok, analizziamo velocemente la parte relativa alla connettività. Quindi abbiamo l'antenna FM, il connettore per l'antenna DAB, le uscite pre a 2,5 volt che possono essere selezionate per subwoofer oppure uscite posteriori, il classico connettore ISO con l'uscita per l'amplificatore e anche l'uscita che consente di collegare i comandi a volante, la centralina dei comandi a volante, che si compra, diciamo, si acquista separatamente. Poi abbiamo il connettore mini jack per il microfono Bluetooth. Ok, questa è la parte relativa alla connettività. Ora passiamo alla parte funzionalità. Ok, dopo aver analizzato la parte relativa alle connessioni, vediamo un po' di funzioni. Allora, innanzitutto vediamo le sorgenti, quindi abbiamo il DAB, il tuner analogico, USB, Bluetooth audio e l'AUX, che sarebbe questo qui, ok? L'AUX con il mini jack, e stand by, tipica dell'autoradio Kenwood, ok? Quindi iniziamo con l'analisi della parte DAB. Ad ogni accensione dell'autoradio si effettua la scansione delle radio DAB. Questa impostazione si può attivare o disattivare dal menu e possiamo vedere se la radio che stiamo ascoltando in questo momento è DAB da questa scritta che si accende, è scritta digital. Se il segnale DAB viene perso, in automatico switcha se c'è in quella zona sulla stessa radio ma in analogico, e quindi si spegne il tasto digital, ok? Poi in questo caso compare waiting perché il segnale non è collegato all'antenna DAB, è collegato su una piccola antenna, quindi il segnale ricevuto in questo caso non è altissimo. Ok, vediamo un po' il menu da questo tasto. Quindi abbiamo menu audio, display, tuner, Bluetooth, orologio, demo e audio. Quindi andiamo alla parte del tuner DAB e quindi iniziamo a vedere uno per uno i vari sottomenu. Quindi frequenze alternative on off, ok, lasciamo sempre su on, il traffico, le impostazioni PTI, quindi il tipo di radio, news, rock, eccetera. Questa è la possibilità di ricevere gli annunci se ci sono degli annunci, per esempio viaggi, allerta. Se selezioniamo queste impostazioni, qualsiasi cosa che diciamo stiamo ascoltando in quel momento si interrompe e verrà data priorità all'annuncio. Poi qui abbiamo la possibilità, l'accensione, se deve fare, come vi dicevo, la scansione. Se mettiamo auto ad ogni accensione autoradio, l'autoradio effettuerà una scansione delle radio DAB. Se mettiamo manual, la scansione funzionerà solo attraverso questo tasto qui, ok? Poi abbiamo la parte PT, sempre relativa al tipo di radio, e questa è impostazione relativa di service, no? Se attivata e verrà persa. Questa praticamente come funziona? Se attiviamo questa funzione e perdiamo la sintonizzazione DAB, verrà effettuata in automatico una scansione relativamente alla parte analogica dello stesso tipo di radio che stiamo ascoltando, ok? Ok, quindi queste sono le impostazioni DAB relative alla parte del tuner.
Poi andiamo a vedere la parte audio, ok? Quindi abbiamo l'equalizzatore, se possiamo scegliere il preset, quelle già preimpostate. Vedete ne abbiamo diverse, powerful, ok. Mentre se mettiamo user abbiamo tantissime bande, ben 13 bande in cui possiamo cambiare i livelli e ogni banda ovviamente corrisponde a una frequenza diversa, ok? Poi sul manuale si possono vedere tutte. E possiamo addirittura cambiare anche il fattore Q, che vi ricordo che è la larghezza della campana dell'equalizzatore da 1.35 a 2. Quindi 1.35 campana larga, 2 campana stretta. Ok, quindi poi abbiamo la possibilità di estendere i bassi, on, off, ok. Poi andiamo a vedere le altre funzioni. Questo è un altro bass boost, è possibile selezionare il livello da 0 fino a 5, poi il loudness da 0 a 2, il classico fader balance, questo è il volume offset che consente di selezionare la differenza di volume tra le varie sorgenti per armonizzarle. Poi qua ci sono i vari effetti sonori, adesso li analizziamo uno ad uno. Abbiamo quindi Sound Realizer che permette di avere un suono più realistico in maniera virtuale. È possibile selezionare 3 livelli, da 0 a livello 3. Poi abbiamo lo Stage EQ che permette di, diciamo, in maniera virtuale di cambiare la posizione di ascolto attraverso gli altoparlanti, e quindi possiamo selezionare livello 0, basso, medio, alto, ok? Poi Drive EQ permette praticamente di ridurre il rumore dell'automobile quando siamo in viaggio, praticamente effettua un'equalizzazione che va a compensare i rumori tipici delle automobili, quindi in particolare dello scorrimento delle gomme. Poi quindi ritorniamo Sound Realizer, WQ, ok, quindi queste sono le impostazioni sound. Poi abbiamo Speaker Size, che questo è il tipico Kenwood, che attraverso queste impostazioni effettua già una presetting della parte relativa al crossover, ok? Quindi se selezioniamo in base alla dimensione degli altoparlanti che selezioniamo per i tweeter, front rear, no? Viene in automatico settato un preset relativo alla frequenza di taglio a crossover, ok? Ovviamente poi possiamo andare a selezionare manualmente le impostazioni che desideriamo, quindi per i tweeter possiamo selezionare il passalto da 1000 Hz fino a 12.000, possiamo selezionare il gain differentemente per sinistro e destro per i tweeter, ok? Quindi possiamo selezionare frequenza, gain differenziato, poi abbiamo passalto per il fronte, ok? Quindi abbiamo da 0 fino a 250 Hz. Abbiamo possibilità anche di selezionare il relativo inclinazione della frequenza di crossover, il taglio, quindi va da 6 dB a 12 a 24, ok? E ovviamente il gain relativo al fronte, ok? Quindi possiamo selezionare un gain separato per il front e il rear, ok? Quindi anche il rear abbiamo le stesse impostazioni relative al passalto, quindi da 0 fino a 250.
anche qui la pendenza di crossover da 6 decibel per ottava fino a 24. Ok, quindi ripetiamo: equalizzazione manuale, equalizzatore preimpostata, bus boost, loudness, fader, regolazione del volume della sorgente e gli effetti sonori, speaker style e crossover. Quindi, come vedete, è una sorgente che ha tantissime funzionalità relative alla parte audio. Okay? Poi andiamo a vedere le altre funzioni. Andiamo a vedere la parte display. Abbiamo il dimmer, se possiamo selezionare se è sempre spento, oppure on, sempre on, oppure in base all'orario, quindi selezioniamo per esempio quando arrivano le 20 di sera, in automatico la luminosità si abbassa. Ok? Poi abbiamo la luminosità, possibile cambiare il livello, lo lasciamo al massimo, da 0 a 31. Qua abbiamo la possibilità di far scorrere in automatico le scritte, se disattivare solo una volta oppure in automatico. Okay? Quindi sono posazioni queste qui: dimmer, luminosità, lo scorrimento delle scritte. Questa è la parte relativa a display. Poi la parte tunnel l'abbiamo vista, poi abbiamo la parte Bluetooth che consente di switchare tra diversi smartphone quando sono connessi, consente di visualizzare la parte audio sempre relativa ai device connessi in Bluetooth, consente di eliminare i device che sono connessi, selezionare un pin, se avere la riconnessione in automatico. Quindi se vogliamo che ogni volta che accendiamo la sorgente in automatico si connetta al nostro smartphone, possiamo spegnerlo o accenderlo, lasciamo su on, e questa è l'auto pairing. Ovviamente auto pairing significa la possibilità di effettuare la connessione in automatico del Bluetooth al nostro device. Questo permette di fare un reset di fabbrica delle impostazioni Bluetooth. Ok? Poi ovviamente quando è connesso al Bluetooth compaiono altre funzionalità. Con questo tasto è possibile effettuare le chiamate, vedere la rubrica, effettuare classiche impostazioni che si effettuano per effettuare chiamate in viva voce. Okay? Quindi possiamo sia effettuare chiamate in viva voce sia ascoltare in Bluetooth attraverso i nostri device che sono connessi. Ok, poi passiamo. Abbiamo visto impostazioni, quindi audio, display, tunnel, Bluetooth, orologio. Ovviamente possiamo scegliere se deve sincronizzarsi in automatico, se deve essere visualizzato in automatico, classiche impostazioni. E il demo, se deve essere attivo o disattivo, lasciamolo spento il demo e ritorniamo alla parte audio. Poi, quindi, vediamo, abbiamo visto la parte DAB, quindi digital, poi c'è la parte tunnel analogico. Poi abbiamo la parte USB, ovviamente c'è questo slot qui. Quando viene connessa una periferica USB rileva in automatico le canzoni. Da questi tasti qui si cambia brano, da questi tasti qui si cambia cartella invece. In questo caso ho inserito una penna USB con canzoni jazz. Diana Krall.
Poi c'è la presa AUX, stacchiamo la parte USB, qui c'è la presa AUX, è possibile connettere un jack, quindi poter ascoltare qualsiasi device che ha l'uscita tramite jack. E poi abbiamo la parte standby che permette di visualizzare un menu separato che compare solo in questo caso, è il menu System, che permette di visualizzare altre funzioni, quindi per esempio in questo caso attivare o disattivare il beep, disattivare per esempio la possibilità di ascoltare l'aux, se per esempio non vogliamo ascoltare, non abbiamo device con l'uscita aux, possiamo disattivare, così non compare più nel menu. Qui diciamo possiamo selezionare dopo quanto tempo si deve spegnere l'autoradio se non viene utilizzata. Okay. Possiamo effettuare un update firmware attraverso la penna USB e qui possiamo selezionare un reset di fabbrica. Okay, queste impostazioni, ricordo, compaiono solo quando è impostata la sorgente standby. Ok? Va bene. Penso di diciamo, aver spiegato le principali funzioni. Diciamo, non mi sono soffermato sulla parte Bluetooth, altrimenti il video diventava davvero troppo lungo, ma se avete curiosità o domande sono sempre a disposizione. Vi ringrazio, un saluto da techbeam.com.